Guarda, ci stavo cascando. Good evening. Can we have a picture here, please? Yeah. Thank you. Yeah. Yes, one more. Thank you so much. Thank you. And keep you there. Just follow me around. Fantastic. Thank you. Close together. You're right, in front of you. There for a moment. Dentro, please. Sì, beh, certo, almeno un po'. Dai, non continua. Aspetta. Don't get that, please. Avanti. Stay, ecco, anche di qua. Vicini stretti. Ok, bravi, and also this side, crowd, okay? Your left, please, your left. Very good. Okay. Thank you very much. Thank you. Make it.
fazzoletto. C'è mica un fazzoletto. C'è mica un fazzoletto. Okay. Yeah. Ah, Stefano, good evening. Good evening, Stefano. Okay. Look here. Hold on. Pose by the car. Madam? Yes, come together. Oh, okay. So, yeah. Yeah, beautiful. Stefano, look at me. Yes. And it's fine. Keep you there. Just looking down the lanes. Yes. Luigi, come with Stefano, please. Marit. Okay. All right. Okay. Beautiful. All right. Hold the group. Okay. Okay. Let's make it. Yes. Beautiful. One more. Perfect. Thank you so much. Thank you. Mara.
just going to show you guys together. That's it, looking straight down the lens to me. Just follow me around. Yes, I'm here. Yes. Sorry. take a look, Yes, Stefano, look at me. Yes. Stefano, yeah, that's it. Okay, Stefano. Beautiful. Thank you, Stefano. Ragazzi, venite anche per noi qua. Un po' più qua, per favore, velocemente. Bello così. Ma che elegante, che stile. Stefano, ancora una. Non avere fretta. Una per noi. Ti vogliamo. Stefano, guarda. Stefano. Ciao, salutiamo delle colleghe di Padova, via 8 febbraio. Ciao, che mi hanno chiesto un bacio.
Oscar. Good evening. Can you have a picture by the car, please? Thank you so much. Thank you. Okay. Buonasera, ben ritrovati sul tappeto rosso del Palazzo del Cinema. Rieccoci qua, eccoci qua. Stiamo aspettando, la delegazione sta arrivando, la delegazione del film di stasera, molto atteso. Per chi ci ha seguiti prima con Cate Blanchett, vi abbiamo rimandati a questo appuntamento con Bardo di Alejandro González Iñárritu, un regista caro a Venezia. Ricorderete Birdman, che ha aperto la mostra qualche anno fa e che è arrivato poi fino all'Oscar, e Bardo, devo dire, dalle reazioni anche della stampa italiana e internazionale qui alla mostra stamattina. La stampa ovviamente, come sapete, vede i film sempre un po' in anticipo per poi poter scrivere i pezzi, è già lanciato verso la corsa ai prossimi Oscar. Bardo è forse l'opera più intima, personale di Alejandro González Iñárritu, che dopo tanti film americani ha vinto 2 Oscar consecutivi alla regia, uno appunto per Birdman e uno per The Revenant con Leonardo DiCaprio, e poi ha firmato Babel, Amores Perros in Messico. Torna in Messico con Bardo per una storia che racconta di un regista, di un giornalista e regista di documentari, in cui si rintraccia ovviamente la figura di Iñárritu stesso, che fa i conti con il successo, i sogni, la memoria. C'è un po' di Fellini, c'è un po' di 8 e mezzo, c'è un po' di Amarcord. È un'opera fiume, come si dice, dura 3 ore, è una cavalcata molto immaginifica, anche perché il protagonista si immagina bambino, si immagina vecchio, si immagina appunto nei suoi sogni e nelle sue speranze disilluse, o anche nella sua famiglia, nella sua vita di tutti i giorni, e anche appunto alle prese con il successo, esattamente come è accaduto a Iñárritu, che da regista messicano tra i più acclamati del mondo è passato agli Stati Uniti, alle produzioni hollywoodiane, e anche questo regista vive a Los Angeles, ha grande successo negli Stati Uniti e si interroga su quello che ha guadagnato, e quindi il successo, i premi, ma anche quello che ha lasciato in Messico e che ritrova. Si chiama Bardo il film, lo vedremo più avanti quest'inverno, e intanto è il titolo di Questa sera a Venezia.
Rieccoci sul tappeto rosso di Venezia 79, 79esima edizione della mostra d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Io intanto sto vedendo arrivare insieme a voi la delegazione del film di questa sera che, per chi ci ha seguiti prima sul tappeto rosso di Cate Blanchett, è diventato già, come si dice oggi, virale. C'è una clip di Kate che mi travolge dopo la nostra intervista, che sta girando su molti social. Avevamo annunciato che il secondo tappeto rosso di oggi è Bardo di Alejandro González Iñárritu, regista caro a Venezia, regista caro al cinema di oggi. Ha vinto 2 Oscar consecutivi per Birdman e The Revenant con Leonardo DiCaprio, e Birdman è stato proprio film d'apertura a Venezia. Torna a Venezia con Bardo, avete visto la locandina. È un film molto personale, torna in Messico dopo tanti film appunto americani, statunitensi, torna in Messico con una storia molto autobiografica, molto intima, la storia di un regista, di un giornalista e regista di documentari messicano che però vive a Los Angeles e che ha vinto molti premi e che ovviamente fa pensare alla storia stessa di Iñárritu. Fa i conti con i sogni, con il successo, con la morte, con la vecchiaia, con temi molto personali e universali. Parlando di Oscar, Venezia ormai sapete che ha cementato negli anni un rapporto saldissimo con l'Academy e con gli Oscar. La sera prima di inaugurazione c'è stata anche una cena dell'Academy qui a Venezia per la prima volta. Iñárritu, Bardem è stato un suo attore, Iñárritu è un regista amato dagli Oscar, amato da Venezia, e per Bardo si parla già di un ruolo di primo piano nella cosiddetta Awards Season, la stagione dei premi che negli ultimi anni proprio da Venezia parte e da qua inizia la corsa di tanti titoli che poi arrivano fino agli Academy Awards. Aspettiamo i protagonisti, in realtà aspettiamo il regista e i protagonisti del film Bardo. Intanto vediamo rossa con questo strascico meraviglioso Tessa Thompson, che avete forse visto nel suo ultimo film Thor, Love and Thunder, attrice Marvel ma anche attrice di tanto cinema, insomma, degli ultimi anni. Vi consiglio Passing, 2 donne che potete trovare, in cui potete ammirare Tessa Thompson. È una giurata di Orizzonti, che è la sezione, si dice collaterale, ma in realtà è una sezione molto importante della mostra. C'è il concorso, il fuori concorso, e Orizzonti è una sezione cruciale della mostra, e Tessa Thompson è una dei giurati di questa edizione. E come avete già visto, spesso i giurati fanno i tappeti rossi anche dei film del concorso, di altre sezioni. Durante il red carpet del pomeriggio con Cate Blanchett c'era Julianne Moore, che è la presidentessa di giuria quest'anno. Il pubblico, tornato davanti al Palazzo del Cinema, chiama Tessa Thompson per gli autografi che ora sono consentiti, non c'è più la barriera a separare gli spettatori dal tappeto rosso, e noi aspettiamo Alejandro González Iñárritu. Vediamo sfilare le auto che portano i protagonisti di Venezia 79 sul tappeto rosso, delegazione del film Bardo, presentato questa sera in concorso, un'opera a fiume, come si dice, 3 ore piene, dense, con scene magnifiche, ci sono dei momenti veramente memorabili, e questo protagonista messicano che si chiama Daniel Giménez Cocho, un attore molto noto in Messico, che incarna un po' il vero falso Iñárritu. È un film che fa venire in mente Fellini, fa venire in mente quei grandi film
alla 8:30, che sono bilanci esistenziali, artistici, che sono un po' il punto così di riflessione di un grande regista come Iñárritu sulla sua opera, sulla sua vita anche. Ancora Tessa Thompson sul tappeto rosso di Venezia 79, un'altra auto con parte della delegazione, i vari produttori. Ah no, non è. Mi sembrava vagamente Iñárritu, ma non è Iñárritu. Come sempre foto di rito, foto call. I fotografi sono tornati numerosi alla mostra dopo le annate in cui erano separati dalla barriera. Alberto Barbera saluta Tessa Thompson, direttore della mostra con cui abbiamo parlato soltanto ieri sera, era l'inaugurazione, era l'apertura della mostra, con White Noise di Noah Baumbach, che eravamo ovviamente qui a presidiare il tappeto rosso. Intanto vediamo il presidente della Biennale Roberto Cicutto, ancora alcuni degli attori del film Bardo, presentato questa sera. I'm going to keep you guys there for a moment and just follow me around. Riconosco in quello che avete visto più a sinistra del trio inquadrato poco fa uno dei fratelli Dessner dei National, band spesso prestata al cinema anche per musiche originali, e le musiche, la colonna sonora del film Bardo questa sera a Venezia è davvero notevole. Figlio e figlia di Daniel Giménez Cacho, protagonista di Bardo. Ricorderete forse la ragazza nella serie che fine ha fatto Sara, se non ricordo male, si chiama, un giallo sempre ambientato in Messico, di cui era la giovane protagonista. Nel film interpreta la figlia del protagonista, che appunto è questo giornalista che richiama molto da vicino Alejandro González Iñárritu. La protagonista femminile del film, che interpreta la moglie insieme al protagonista maschile, che è invece questo alter ego del regista, raccontato in questo momento di successo, ma anche di crisi, di riflessione, ma anche di speranza verso il futuro. Manca, e vediamo se è su questa auto appena arrivata, il regista e sceneggiatore messicano, 2 volte premio Oscar, complice la mostra di Venezia. Eccolo Alejandro González Iñárritu, che aspettiamo come lo aspettano i fan sul tappeto rosso ai microfoni di Rai Movie e per voi in streaming su Rai Play. Diamo tempo alle foto del photocall, alla sfilata sul tappeto rosso. Sentite intanto in sottofondo le note del film, la musica del film. Io ho questo microfono un po' più spesso stasera perché c'è un po' di vento a Venezia, si sta molto bene e protegge un po' dal vento di questa giornata. Dava un brutto tempo ieri, oggi invece per fortuna c'è il sole sul Lido, un'aria fresca e la gente che è tornata di fronte al Palazzo del Cinema ad aspettare i protagonisti di Venezia 79.
Ecco Alejandro González Iñárritu con la moglie, questa invece che vedete è la protagonista femminile del film, Bardo. La falsa cronaca, scusate, di alcune verità è il titolo, il sottotitolo del film, The False Chronicle of Certain Truth, a, come dire, sottolineare questo misto di realtà, sogni, illusioni, morte, malattia, ma anche vita, famiglia, lutti, speranze, un'opera davvero, lui l'ha definito quasi un poema epico, molto personale, molto intimo. Le foto di rito per Alejandro González Iñárritu, per i giovani protagonisti del film. Poi ci sarà come sempre il saluto al direttore Barbera, al presidente Cicutto, di fronte all'ingresso della sala grande del Palazzo del Cinema, dove verrà proiettato Bardo, il primo film, il primo lungometraggio di Iñárritu dopo il grande successo di Revenant, che ha dato finalmente l'Oscar a DiCaprio, e il secondo Oscar per la regia a Iñárritu. La vera famiglia Iñárritu è la famiglia invece che ritroviamo sullo schermo. In questa, appunto, il sottotitolo è La falsa cronaca di alcune verità, e appunto c'è questo misto di realtà e finzione che è la chiave con cui Iñárritu si racconta forse per la prima volta nel modo più diretto, sincero, dopo opere corali come appunto Amores Perros, Babel, il dramma molto invece intimo Beautiful, e poi i film appunto che l'hanno consacrato a Hollywood, Birdman e The Revenant. E sta arrivando ai nostri microfoni Alejandro González Iñárritu. Hello, nice to meet you. Ciao Mattia. Buonasera. How are you? Come stai? va? So what is true and what is false? Che in cosa è this vero e che beautiful cosa movie? è falso in questo What splendido is film? false and what is true in this beautiful film? Well, there's a little bit of In realtà c'è un po' di tutte e due, c'è un po' di di verità falsa e un po' di falsità vere.
It's a combination of È everything, una you know. combinazione di tutto. You're back to Venice. Venice loves you. Di What does it nuovo a mean for you Venezia, to be Venezia in ti Venice with ama. this Che particular significato movie, ha which per is te maybe essere the alla most mostra del personal cinema and con questo intimate film che movie forse that è you il made? più personale e intimo? It's to be always in Venice is a Venire a dream, Venezia è sempre because un as a city it sogno, really perché è fills sicuramente you to be in a una dream and put città you in che ti fa perspective with time of sentire all the in people that un has lived here, sogno so e che you ti in mette a in way prospettiva feel con humble. il tempo In the e ti moment dà that una you arrive lezione di here, you know umiltà. that Quando sei time qui pass, ti rendi conto che il tempo the passa, beauty la bellezza erodes, but it's still si alive, and erode, all the ma filmmakers that has been part of this sopravvive, incredible e tutti i oldest cineasti che festival in the hanno world is fatto always parte make del you più antico very festival humble, del and mondo it's a privilege. davvero ti insegnano Your l'umiltà, è cinema un is so privilegio, personal. è molto I found, bello. Il tuo I don't cinema è know, molto a few inspiration. personale. I found Io Fellini trovo like che 8 ci and a siano half molte or ispirazioni, Amarcord. 8 e mezzo, Did you Fellini, have any Amarcord. inspirations Ci on sono this stati journey dei of film Bardo? che ti hanno I ispirato think, in particolare? San Federico, Un po' di Federico, come io lo chiamo personalmente. Santo Federico è uno dei santi protettori del cinema, come Luis Buñuel. Sono sicuramente i maestri che ci hanno guidato nell'avvicinamento al cinema senza una mente razionale, non una mente che ragiona, ma una mente che conosce, che sa. Ed è davvero una macchina da sogni il cinema, e il loro approccio al film è stato questo, un'onestà del sogno, è una vera fonte di ispirazione. Lavorare su Bardo ha cambiato il tuo modo di sognare. È vero questo? Sì, perché in un certo senso il bardo è costruito da questo, non dalla razionalità o da una cronica, ma da momenti, frammenti di ricordi, esperienze, pensieri, sogni, paure. C'è una zuppa in Messico che si chiama pozole, è una pozole messicana, è una metafisica delle idee messicane, e davvero i sogni sono la materia di questo film, insieme Thank you, alle Alejandro, emozioni. grazie. Grazie Have a great night in Alejandro, Venice. molte grazie e buona serata a Grazie Venezia. Alejandro González Iñárritu, così, alla spagnola. Alejandro González Iñárritu, protagonista del red carpet di questa sera, lo lasciamo entrare, come vede, no, firmare forse un po' di autografi, ecco, sta firmando autografi e scattando selfie con gli spettatori, i fan qui al Palazzo del Cinema del Lido di Venezia, e noi lo lasciamo entrare in sala per la proiezione in anteprima mondiale di Bardo, la falsa cronaca di alcune verità che vedremo quest'inverno in Italia, e noi siamo sempre qua a presidiare il tappeto rosso. Ci vediamo domani con altri nomi illustri, registi, attori di Venezia 79. Grazie. Ho capito, ma poi c'è un casino.